Allora, per creare la serie di luci sul nostro presepe devo utilizzare questi LED. Poi occorrono queste resistenze, dei cavi elettrici di piccola sezione rossi e neri, dello stagno per saldare di buona qualità, un po' di guaina termorestringente che serve per proteggere le saldature ed infine un alimentatore che serve per trasformare la corrente di casa da 220 volt a 12 volt. Comunque in descrizione di questo video vi ho messo i link dei prodotti che vi ho mostrato, dovete solo cliccare sopra per comprarli. Allora, incominciamo a spiegare come è fatto il LED. Come vedete ha due piedini, quello più lungo è il polo positivo, mentre invece quello più corto è il polo negativo. Mi raccomando, questa è una cosa importante perché se installiamo i cavi in modo scorretto i LED non si accenderanno. Bene, allora queste qua invece sono le resistenze, devono avere almeno un valore da 470 ohm. Ossia un quarto di watt. Le possiamo installare sia sul piedino positivo che su quello negativo, comunque è indifferente. Io scelgo di installare queste resistenze sul piedino positivo. Dovete sapere che la funzione della resistenza è quella di proteggere il LED, altrimenti brucierebbe, quindi mi raccomando, dobbiamo installare per forza una resistenza per ogni LED. Per saldare userò questo saldatore, voi comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di saldatore, è indifferente. Un tipo economico lo pagherete intorno ai 15, massimo 20 euro e sarà ottimo per lo scopo. Ok, la prima saldatura l'ho fatta, adesso per incominciare a creare una serie di luci devo saldare da quest'altra parte della resistenza il cavo elettrico di piccola sezione che vi ho mostrato prima. Ovviamente userò il cavetto di colore rosso perché, come già vi ho detto, sul polo positivo va installato questo colore. Mi raccomando, dobbiamo installare una sola resistenza sul LED. Come già vi ho detto, il valore deve essere di 470 ohm. Bene, il primo cavetto l'ho saldato, adesso salderò anche quest'altro di colore nero sul piedino negativo. Bene, le saldature le ho fatte. Adesso per proteggerle userò questa guaina termorestringente. Per chi non lo sa, questa guaina è fatta di una plastica speciale che a contatto con il calore si restringe e quindi è ottima proprio da applicare intorno alle saldature per proteggerle. Ovviamente dovete utilizzare una guaina termorestringente che vada bene per il vostro cavetto, non deve essere né troppo stretta e né troppo larga. Quando la installiamo deve coprire sia la saldatura e sia l'intero piedino. Ora bisogna scaldare bene con un accendino e vedrete che per magia questa guaina si restringerà. Ok, ora i due piedini sono completamente protetti da eventuali contatti accidentali. Allora, il primo LED l'ho preparato, adesso spello i due cavetti perché devo unire questo LED ad altri LED per creare quindi una serie di luci.
Dunque, questi sono altri LED. Per unirli non dobbiamo fare altro che saldare tutti i cavetti dello stesso colore, ossia i neri vanno con i neri e i rossi vanno con i rossi. Ovviamente su ognuno di questi LED già ho installato le relative resistenze. Siccome non sono attrezzato, allora userò un po' di carta gommata per fermare i cavetti durante la saldatura. Come vedete, ho creato per il momento una prima serie di luci formata soltanto da 2 LED. Quindi metto un po' di guaina termorestringente per proteggere queste ultime saldature. Adesso faccio una prova per vedere se si accendono. Per il momento userò per farvi la prova un alimentatore di fortuna che avevo già qua, ma più avanti vi mostrerò invece quello che dovrete acquistare. Quindi questo è l'alimentatore che userò per fare la prova. Al centro dello spinotto inserisco il cavo rosso, che sarebbe il positivo, mentre il cavetto nero lo appoggio sul lato esterno dello spinotto. Ecco, guardate, si accendono. Non vi preoccupate che non c'è il pericolo di prendere una scossa, perché la tensione di uscita di questo alimentatore è di solo 12 volt. Ok, ora possiamo incominciare a installare questa miniserie di luci. Sto utilizzando una punta molto lunga perché desidero che i cavi di questi LED devono scendere sotto al doppio fondo di questo presepe. Questo perché poi sarà più facile alla fine raccoglierli e collegarli all'alimentatore. Allora, il primo gruppo di LED l'ho installato, adesso continuo con gli altri. Ecco, questo è un altro gruppo di LED. Vado a metterli proprio nelle vicinanze del mulino ad acqua, precisamente accanto alla scala d'ingresso. Mi raccomando, dobbiamo installarli in modo tale che una volta accesi non si vedano. In effetti l'installazione perfetta avviene quando riusciamo a vedere solo la luce emessa dai LED senza che si vedano le loro teste. Adesso creo un altro gruppo di LED. Con questo gruppo andrò a illuminare la capanna dove nascerà il Gesù bambino. Ovviamente la procedura per unire questi LED è sempre la stessa. Ricordatevi che i LED si vendono di vari colori, quindi vi consiglio di scegliere i colori a seconda dell'ambiente che volete illuminare. E ricordatevi anche che tutti i cavetti rossi ovviamente vanno uniti con i rossi, mentre i neri soltanto con i neri. Nello specifico i LED che sto utilizzando sono arancioni, rossi e gialli ed emettono una luce modulare, ossia tremolante con un certo sfarfallio. In pratica la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia quasi in modo impercettibile, tale da simulare l'illuminazione di un tempo che era fatta proprio con le lampade ad olio oppure con le candele accese. Detto questo, mi raccomando, se volete avere questo effetto, comprate i LED tremolanti, non comprate invece i LED flash perché non vanno bene. Ecco, ho creato 2 piccoli gruppi di LED che ora vado a installare sotto la capanna. Uso delle fascette a strappo per tenerli ben fermi. Ora posso coprire la capanna. Vi garantisco che quando le accenderò si vedrà solo tanta luce, ma non si vedranno i LED.
Ok ragazzi, ho completato, ho installato secondo me più di 100 LED. Adesso raccolgo tutti i cavetti che ho fatto uscire sotto al presepe, poiché non posso collegarli tutti insieme all'alimentatore in quanto sono davvero tanti, quindi metto questa fascetta a strappo per raggruppare tutti quelli di colore rosso e tutti questi poi, come avete visto, li ho collegati a un unico cavetto sempre di colore rosso e sarà quindi quest'unico cavetto che poi collegherò all'alimentatore. A questo punto metto questo morsetto di giunzione per assicurare un buon contatto elettrico tra essi e anche per prevenire eventuali contatti accidentali con gli altri cavetti di colore nero. Ovviamente ho fatto la stessa cosa anche con i cavetti neri. Dopo averli tutti raggruppati, ne uscirà uno solo che andrò a installare sotto al polo negativo dell'alimentatore. Infatti guardate, ora ho solo due cavetti, uno rosso e l'altro nero. Questo è l'alimentatore che vi consiglio di acquistare. Eroga una tensione di 12 volt e un massimo di corrente di 5 A. Costa intorno ai 10 euro. Noterete che nel lato posteriore abbiamo l'ingresso nel punto A della corrente di casa che ha 220 volt, mentre invece nel punto B abbiamo l'uscita della corrente a 12 volt continua che dovrà alimentare i nostri LED. Quindi, per farla breve, questo alimentatore trasformerà la corrente di casa da 220 volt alternata a 12 volt corrente continua, che è proprio quella che occorre per alimentare i nostri LED. Bene, inizio a collegare ora i due unici cavi che mi escono da sotto al presepe. Inizio quindi con quello di segno negativo che sarebbe poi quello di colore nero. Lo vado a inserire nel punto evidenziato dalla freccia gialla, in pratica dove c'è la lettera -V. Ora installo anche il cavetto di segno positivo che, come già vi ho detto, è di colore rosso e lo vado a mettere nel punto evidenziato dalla freccia gialla, dove c'è stampata la lettera +V. Ok, abbiamo appena collegato la nostra serie di LED sull'uscita 12 volt dell'alimentatore. Ora però dobbiamo collegare anche la corrente di casa a questo alimentatore. Per questo scopo vi ho messo anche quest'altra foto nella quale vi mostro come collegare anche questi altri cavi. Il primo cavetto che sto installando è il giallo-verde, è chiamato anche cavo di massa oppure cavo di terra. Ora installo il cavo blu che sarebbe il cavo neutro. E infine installo il marrone che è la linea, ossia è quel cavetto dove, appoggiando la punta del cercafase, se ci fate caso si accende la luce che c'è nel suo manico. Tengo a precisare che il cavetto di linea è detto anche cavetto di fase e potrebbe essere anche di colore nero o di colore rosso. Carissimi amici, dovete sapere che siccome la corrente di casa è corrente alternata, allora il cavetto di linea ed il cavetto neutro possono anche essere invertiti quando li installiamo, non c'è problema, mentre quello di terra, ossia il giallo-verde, ricordatevi che deve essere per forza installato nel punto che vi ho mostrato prima. Guardate che bello, questi LED sono davvero spettacolari. Come potete notare, l'illuminazione ottenuta con questi speciali LED risulta essere leggermente con un po' di tremolio, ossia risulta avere un certo sfarfallio. Non so se sono stato chiaro, ma come vedete la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia quasi in modo impercettibile, tale da simulare l'illuminazione di un tempo che era fatta proprio con le lampade ad olio oppure con le candele accese. Detto questo, mi raccomando, se volete avere questo effetto, comprate i LED tremolanti, non comprate invece i LED flash perché non vanno bene.
Per sapere quanti LED possiamo installare sul nostro presepe, allora vi consiglio di fare questo calcolo. Allora dovete sapere che per 50 LED occorre una corrente di alimentazione di 1 ampere. Poiché il nostro alimentatore riesce a erogare 5 ampere di corrente, allora il conto è molto facile. 1 ampere, 50 LED, 5 ampere, 250 LED. Chiedo scusa se mi sono ripetuto, ma io sono molto inesperto in questo campo e quindi vorrei essere molto chiaro. Bene signori, spero di esservi stato di aiuto con questo mio video. Mettete un mi piace se potete e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi progetti. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e soprattutto vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!